Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, ci stiamo avvicinando al periodo estivo, quindi ho ripreso un argomento che mi sembrava adatto per questo periodo, quindi vediamo di capire di che cosa si tratta. Quindi ogni anno, come vi ho detto, in questo periodo si torna sempre a parlare di un'agevolazione che si chiama bonus matrimonio o bonus cose simili, insomma bonus che hanno sempre come argomento il discorso del matrimonio. Dovete sapere che l'ultima proposta che riguardava il bonus matrimonio risale alla politica del 2022, quando la Lega aveva presentato un contributo che poteva arrivare fino a 20.000 euro per le coppie sotto i 35 anni e con ISEE fino a 23.000 euro. Stiamo parlando di una cosa abbastanza vecchia. Però poi alla fine quell'idea era praticamente stata accantonata, cioè tu va a capire perché. Comunque, vediamo bene. A sto punto sorge spontanea una domanda. Quali agevolazioni hanno tutti coloro che decidono di sposarsi e di andare a vivere per i fattacci loro? Allora, io ve ne ho preparati due che ora vediamo, quelli più classici, ok? Abbiamo il bonus casa, che prevede per le spese sostenute la detrazione del 36%, quindi 50% in caso di abitazione principale, su un massimo di 96.000 euro per le unità immobiliari, mentre invece per quelle degli anni 2026 e 2027 la detrazione è del 30%, quindi 36% in caso di abitazione principale, sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Quindi abbiamo 36% per 2025 e poi il 30% per quanto riguarderà poi il 2026 e il 2027, ok? Poi abbiamo l'altra, il bonus mobili, e questo mi sembra, diciamo, anche un po' più interessante, no, anche l'altro no, però anche questo mi sembra interessante. Il bonus mobili è una detrazione IRPEF, quindi stiamo parlando di tasse, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, ok? Quindi state ristrutturando e volete acquistarvi dei mobili o dei grandi elettrodomestici, potete utilizzare questa agevolazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro, ovviamente per il 2025, poi quando il prossimo vedremo, comprensivo anche delle eventuali spese di trasporto e montaggio, comodissimo, e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Quindi per beneficiare della detrazione bonus mobili, chi acquista entro il 31 dicembre del 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi, quindi di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, a partire dal 1 di gennaio di quest'anno si può avere questa agevolazione. Anzi, c'è un refuso, che hai realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni, ok? Importante. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Torniamo a parlare un attimino di ADI, perché in questi giorni sta saltando fuori il problema del modello ADICOM. Potrebbe capitare infatti che molti di coloro che hanno presentato domanda dell'assegno di inclusione attraverso una sezione appunto dedicata del sito internet dell'INPS trovino uno strano messaggio sulla piattaforma, ok?
Ed il messaggio sullo stato della domanda dice acquisita in attesa modello Adicom, ok? Quindi intanto, per chi non lo sapesse, le domande per l'assegno di ADI e di SFL si possono inviare anche tramite i CAF, consulenti fiscali e quant'altro, ma non solo, perché adesso sono disponibili anche per la trasmissione delle relative comunicazioni ai modelli ADICOM e SFL-COM. Questo perché? Grazie al fatto che è stata firmata una convenzione con l'INPS che è valida fino al 2025, ok? Quindi conviene sfruttare questa occasione. Quindi, come vi ho detto, la convenzione ha validità dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025. Vediamo a questo punto cosa dice l'INPS, ok? E dice, con la determinazione commissariale, allora io ve lo leggo così com'è perché se no sarebbe impossibile da riassumere, ok? Quindi cercate di... Con la determinazione commissariale numero 117 del 28 dicembre 2023 è stata adottata una convenzione tra INPS e i centri di assistenza fiscale CAF per l'attivazione di raccolta e trasmissione delle domande di assegno di inclusione ADI, delle comunicazioni ADICOM, delle domande supporto formazione lavoro SFL e delle comunicazioni modelli SFL-COM. Quindi a questo punto, buone notizie, è già un po' che gira, però io ve la ripeto perché ormai siamo in periodo, ok? Quindi diciamo buone notizie perché i CAF a questo punto possono aiutare gli interessati ad inviare le domande per le prestazioni e anche i relativi modelli di comunicazione ADICOM e SFL-COM. E dice la fase di presentazione della domanda può comprendere anche l'iscrizione sulla piattaforma SISL e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Quindi un bel pacchettino tutto incluso. Prima di andare avanti nel video vi ricordo comunque che qui sotto nella descrizione di questo video vi lascio il collegamento al mio sito internet. Andate a farci un giro perché da lì ci trovate tantissime cose interessanti. E il primo che trovate, aprite la descrizione del video, primo collegamento che trovate è quello lì, ok? Da lì si parte perché si possono avere tantissime agevolazioni. Se volete scrivermi potete farlo da lì, se volete contattarmi potete farlo da lì, potete ricevere una PEC gratuita, insomma tantissime cose. Quindi io vi consiglio di andare a visitare il mio sito internet, ok? Anche perché lì man mano che ci aggiorno le cose ce le metto tutte là dentro, facciamo molto prima, ok? Bene, fate un giro sul mio sito internet. Adesso andiamo avanti con il terzo argomento di oggi. E volevo rispondere a una domanda che riguarda le auto e bonus. Allora, la domanda è questa: posso comprare un'auto usata del 2007 di cilindrata 1600 con assegno di inclusione? Quindi per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere cosa dice l'INPS. È l'unica, no? Quindi dice: le disposizioni in materia di veicoli con riferimento al godimento di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni. Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 2500 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi, per ovvi motivi, sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Quindi io spero si sia un attimino chiarita questa situazione degli autoveicoli, anche perché di solito le persone comprano le auto proprio in questo periodo, quindi è una cosa che veramente può interessare tutti quanti.
Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!